Degli amici mi avevano promesso l'uva nera perché volevo fare il vino rosso, quello secco, normalissimo, me l'hanno portata perché loro l'hanno in giardino, appena l'ho vista l'ho riconosciuta, era uva fragola. L'uva fragola, per chi non lo sapesse, appartiene alla famiglia delle uve americane, quindi provenienti dagli Stati Uniti. A partire dall'uva fragola si fa il vino fragolino, quindi io ho cambiato programma e ho deciso di fare il fragolino. Nota bene, il fragolino, molto spesso quello che si trova in commercio, non è più fatto a partire dall'uva fragola, ma a partire dalla fermentazione di altri frutti, aromi aggiunti, eccetera, ma per legge non può essere chiamato vino. Noi invece oggi facciamo il vino fragolino a partire dall'uva fragola. Ecco qua 5 kg di uva fragola, profumatissima. Io non userò i lieviti presenti sulle bucce, ritengo più sicura, soprattutto per i principianti, la strada di affidarsi a lieviti aggiuntivi, quindi le bucce mi serviranno solo per dare colore al vino. Per cui stacco tutti gli acini dalla parte legnosa, dai raspidi, e procederò a lavarli. Adesso preparo il lievito. È lievito disidratato come quello per pizza della stessa famiglia, ma trattato per vino. Questo è genere Tokai. Lo sciolgo in 50 millilitri di acqua appena tiepida, lo copro e lo lascio a temperatura ambiente per una mezz'oretta. Adesso passiamo alla pigiatura. Io uso questo schiacciapatate. Cercate di ottenere più succo possibile, però chiaramente facendo attenzione a non pestare i semi perché potrebbero dare cattivo gusto. Adesso prepariamo lo sciroppo con 1350 millilitri di acqua e 1 chilo di zucchero presi dai 1800 grammi del totale. Sciogliamo, potete usare l'acqua appena tiepida, comunque poi tranquilli si scioglierà tutto. Aggiungiamo il nostro sciroppo all'uva pigiata, aggiungiamo il metabisolfito di potassio per evitare l'ossidazione del vino, io lo ritengo un ingrediente importante. Adesso aggiungiamo il nostro lievito sciolto in acqua e aggiungiamo anche il nutriente per lievito, facoltativo io lo metto. Un ingrediente che si potrebbe aggiungere, ma non lo aggiungo, è il Pectopol. Ecco, mischiamo bene. Il Pectopol serve per aumentare la resa degli acidi, cioè favorisce la fuoriuscita di succo dalle bucce. Però io preferisco non aggiungere troppe cose, mi accontento del succo che sono riuscito a ottenere. Sul coperchio del fermentatore dove c'è già la guarnizione montiamo il tubo gorgogliatore. Ho già fatto un video, vi lascio il link, lo trovate sul canale, in cui faccio un fermentatore con gorgogliatore fai da te in modo molto facile e chiudiamo ermeticamente. Adesso inseriamo del liquido, io uso del vino che ho già a casa, nel nostro tubo gorgogliatore, riponiamo in un luogo caldo alla temperatura di 25, anche 30 gradi e aspettiamo che parta la fermentazione. La fermentazione può partire dopo qualche ora o addirittura dopo 2 giorni. Nel mio caso sono passate circa 24 ore e la fermentazione è partita. Vediamo che gorgoglia. Lo lasciamo in questo luogo caldo fermentare, ricordandosi ogni giorno di dare una mescolata, perché le bucce tenderanno a salire in superficie e a ossidarsi. Anche se avete messo il metabisulfito di potassio, consiglio di fare questa operazione. Non vi preoccupate se interrompete la fermentazione,
perché poi richiudendo con il tubo gorgogliatore lei ripartirà quasi immediatamente. Intanto potete assaggiare il vino per vedere il grado alcolico e soprattutto il livello di zucchero. Bene, richiudiamo e aspettiamo fino o a fine fermentazione, se volete un vino fermo, oppure un attimo prima che finisca la fermentazione, se volete un vino gasato. Dopo 25 giorni nel mio caso, ma può essere di più o di meno, la fermentazione è quasi finita, vedete, è poco in pressione. Quindi adesso io ho deciso di fermarmi. Per cui passiamo a rimuovere il coperchio e le bucce. Il fatto che la fermentazione sia quasi finita vuol dire che o si sono esauriti i lieviti, l'azione dei lieviti, o lo zucchero. Però io l'ho assaggiato e ho visto che è ancora abbastanza dolce, quindi ci sarebbe parecchio altro zucchero da bruciare, per cui vuol dire che sta finendo l'azione dei lieviti. Rimuoviamo le bucce. Allora, scoliamo il vino, cerchiamo di recuperarle. Queste bucce io non le butto, le userò per fare il formaggio ubriaco. La ricetta chiaramente sarà sul canale. Proprio il formaggio ubriaco come va fatto, cioè stagionato nelle bucce con un po' di vino di questo mosto fermentato, chiamiamolo. Bene, filtriamo chiaramente, perché adesso dobbiamo cominciare a recuperare il vino vero e proprio. Schiacciamo per recuperare più succo possibile. A me ne servirà proprio un goccio da parte per far stagionare il formaggio. Usiamo un colino, tanto poi passeremo a filtrare varie volte. E aggiungiamo 800 g di zucchero, quindi all'inizio 1000 e adesso 800, totale 1800. Poi sta a voi, dovete essere voi a stabilire quanto lo volete dolce. Il vino va assaggiato. Questo è un metodo amatoriale, ma è un metodo con cui andate veramente sul sicuro. Otterrete una buona gradazione alcolica e un ottimo gusto. Adesso ricopriamo. Voglio solo vedere, lascio il gorgogliatore perché voglio vedere cosa succede, se fermenta ancora o no. Giusto per sicurezza, per vedere se i lieviti sono ancora attivi, perché in questo caso loro brucierebbero lo zucchero e lo trasformerebbero in alcol, però l'avevo già assaggiato e avevo visto che era piuttosto dolce. Bene, aspettiamo circa 24 ore per vedere cosa succede con la fermentazione. Poiché dopo 24 ore la fermentazione si è rallentata ulteriormente, vuol dire che il lievito non riesce più a bruciare lo zucchero, quindi preparo la bentonite per chiarificare il vino, la sciolgo in 20 ml di acqua, potete usare anche carbone attivo, oppure nulla, semplicemente procedere con i travasi. Io però preferisco, diciamo, fare più veloce. Quindi lo zucchero che abbiamo aggiunto semplicemente ha addolcito il vino e non alzerà la gradazione alcolica. In realtà bisognava fermarsi ancora un attimo prima per renderlo più gasato, quindi intrappolare l'anidride carbonica dell'ultima parte di lievito che bruciava lo zucchero, però è molto difficile regolarsi in modo perfetto, in modo esatto, quindi va bene così. Potete anche aggiungere anidride carbonica se volete. Io mi tengo questo risultato che ritengo ottimo. Adesso copriamo, facciamo riposare una trentina di minuti e passiamo all'aggiunta vera e propria della bentonite. Eccoci qua. Vedete che è leggermente in pressione il vino nel tubo gorgogliatore, proprio in modo minimo. Adesso seguo le istruzioni della bentonite, quindi la sciolgo in un bicchiere di vino,
ma in realtà si può mettere direttamente, però una volta tanto seguiamo le istruzioni. Mescoliamo bene per distribuire bene la bentonite. Adesso copriamo, tappiamo con un coperchio ma ermetico, quindi senza gorgogliatore, senza buchetto, niente, e lasciamo riposare per 1 o 2 giorni. Io lascio riposare 2 giorni, facciamo decantare il vino. Dopo 2 giorni il vino è decantato, procediamo al primo travaso per eliminare il primo fondo. Io ho questo arnese, comunque potete usare un tubo normalissimo, l'importante è non far toccare il fondo perché lo vogliamo appunto eliminare. Ecco, vedete, il vino sta diventando sempre più limpido, si sporca, non si vede ma si sporca tanto, io mi sono sporcato un bel po' la maglietta, l'ho anche dovuta cambiare. Comunque, chiudiamo ermeticamente di nuovo e lasciamo riposare altri 2 giorni. Dopo altri 2 giorni facciamo un altro travaso, per me è l'ultimo, non lo voglio più limpido, mi va bene così, anche perché fa un profumo esagerato, quindi io lo voglio provare. Comunque vedete che si vede che è molto più limpido il vino. Ecco, questo è il fondo che è rimasto, vedete, torbido, lo eliminiamo e passiamo direttamente a imbottigliare. Dicono di aggiungere circa 5-6 grammi ogni mezzo litro di vino per renderlo più gasato. Lo sto aggiungendo, però sinceramente non ha dato molto questa volta. Altre volte è servito. Diciamo che la fermentazione era già praticamente finita, quindi se lo volete più gasato, vi ricordo, fermatevi quando diciamo la fermentazione è quasi finita. È sempre difficile stabilire il momento, ma cambia niente. Cioè, il risultato è un vino favoloso, questo ve lo posso garantire. Io ho ottenuto circa 5 litri di vino. Riempite tutte le bottiglie. Adesso tappiamo, mettiamo i tappi per 30 secondi in acqua bollente. Quando il vino è gasato dovete tappare bene, non potete tappare col tappo quello normale, diciamo. Io ho la mia tappatrice manuale che si è già vista nel video in cui ho fatto il vino bianco dolce liquoroso. Tappiamo tutte le bottiglie e aspettiamo 15 giorni, io non riesco di più. E lo metto in frigorifero perché per la degustazione voglio un vino bello fresco. E dopo 15 giorni finalmente lo assaggiamo bello fresco di frigorifero. Salute. È a dir poco fantastico. Allora, se volete renderlo un po' più gasato, dovete fermare un attimino prima la fermentazione. Questo è venuto un poco gasato, ma vi assicuro che fa un profumo di uva fragola, è alcolico, è non troppo, quel giusto che deve essere, è fantastico. Vi ricordo di iscrivervi al canale se vi piacciono le mie ricette, io ce la metto sempre tutta. Vi lascio il logo su cui potete cliccare, vi lascio altre ricette, ci vediamo prestissimo con qualche altro vino, formaggio, boh, chi lo sa.